Salve, io sono Giovanni Messina e dopo una doverosa, per così dire, presentazione al corso, entriamo un po' nel cuore di quello che sarà poi il nostro corso. Noi andremo a realizzare un file, diciamo così, un progetto più o meno completo che riguardi l'ArcViz e non solo, nel senso riguarderà anche la parte della programmazione. E quindi all'interno di questo corso tu sarai alla fine, seguendolo, sarai in grado di poter cambiare i materiali attraverso un'interfaccia, un menu di interfaccia, sarai capace di cambiare camera e viste con una dissolvenza tra una vista e l'altra, sarai capace di cambiare una mesh ad un oggetto, cioè laddove ad esempio si presenti un divano di un certo tipo, vogliamo cambiare quel tipo di oggetto in un altro oggetto, vedremo come fare. Vedremo come poter ad esempio aprire un semplice comodino, ad esempio faccio un esempio, una cassettiera o quel che sia. Vedremo come andare a creare un'interfaccia per poi richiamare il livello prescelto, quindi creare un vero e proprio menu di gioco, chiamiamolo così tra virgolette, e attraverseremo un po' tutte le fasi. Vedremo come creare un'animazione col sequencer e come poterla lanciare o stoppare a seconda delle necessità attraverso un pulsante. Diciamo che queste sono le cose classiche che andremo a fare in questo corso. Ovviamente questo corso, è bene dirlo, non ha la pretesa di essere un corso sulla programmazione Blueprint, perché chi è che seguirà questo corso ovviamente sarà interessato al lato architettonico e non avendo ovviamente una educazione di tipo programmazione avrà, diciamo, inizialmente un po' di problemi nel carburare. Quello che posso dire è che noi faremo tutta la programmazione e spiegheremo il pezzo di codice passo dopo passo. Da qui a dire che impareremo tutta la programmazione Blueprint, ce ne vuole di acqua sotto, ce ne passa di acqua appunto sotto i ponti. Quindi vi consiglio, qualora voleste per qualsiasi altro motivo approfondire l'argomento, di ricercare un po' di materiale su internet, e ce n'è di materiale che riguarda la programmazione Blueprint, perché ovviamente oltre a quello che andremo a fare è possibile fare anche in ambito architettonico molte altre cose. Per adesso però ci fermiamo su questa parte base, che è già una parte massiccia, è già una parte che ti consente poi di, diciamo così, di creare un vero e proprio prodotto finito interattivo. Beh, dopo anche questa parte, diciamo così, un poco dedicata all'intro, passiamo alla parte proprio pratica. Che cosa faremo? Innanzitutto, per quanto riguarda i prerequisiti, è inutile starveli qua a spiegare. Chi può seguire questo corso è sicuramente chi ha Unreal Engine 4. Noi utilizzeremo l'ultima release rilasciata da Epic, che al momento in cui registro proprio nuovissima, e siamo al 12 novembre del 2018, dovrebbe essere la 4.21. Quindi ovviamente potete seguire questo corso anche con una versione più vecchia, però io vi consiglio di installare l'ultima release. Ovviamente bisogna avere sul proprio Unreal Engine, Unreal Studio, la beta di Unreal Studio attiva. Per chi ancora non l'avesse fatto, può attraverso i link che io poi ovviamente lascerò all'interno sempre della nostra famosa cartella corso, installare Unreal Studio. Eh, I file che andremo a considerare, qua bisogna anche aprire una breve parentesi per quanto riguarda il nostro modello. Ho cercato di, come ho fatto vedere nella introduzione, di utilizzare un modello non molto complesso, ma che alla fine riesca poi
così riesca poi a racchiudere tutte le nostre esigenze. Ma questo perché? Questo per non avere problemi di dispersione, per non avere problemi ovviamente in fase di ricostruzione laddove e ci capiterà di farlo della illuminazione, e quindi evitare tempi biblici di ristrutturazione, di ricostruzione delle luci. Scusate. Bene, detto questo, io partirei direttamente con aprire il nostro file, e quindi farei l'ultima considerazione per quanto riguarda i prerequisiti, che riguarda appunto il fatto di avere installato 3D Studio Max. Non importa 2015, 2016, 2017, 2018 o 2019, troverete tutti i file all'interno della cartella. Quindi chi avrà 3D Studio Max 2017 utilizzerà il file per 2017, chi avrà il file il 3D Studio Max per 2015, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente chi avrà il file di 3D Studio Max per 2019, che è l'ultima release di Autodesk nel momento in cui registro, può ovviamente fare lo stesso aprendo semplicemente il file in versione 2018, che è la versione nativa del file stesso. Detto questo, io partirei con il corso.